Buongiorno amici, continuiamo nella nostra avvincente e interessantissima storia della Polonia e della Lituania. Oggi parliamo della riforma protestante in Polonia e Lituania. La riforma, come sappiamo, ottiene un grande successo nei paesi cattolici più orientali, cioè Polonia, Ungheria e Boemia. L'abbiamo detto anche nella playlist dedicata proprio alla riforma protestante. Andate a vedere le mie lezioni sulla riforma protestante in generale. Tuttavia l'importanza della riforma in Polonia è tale da meritare una lezione apposita. Qual è la principale caratteristica della riforma protestante in Polonia, ma anche negli altri paesi dell'Europa centro-orientale, come Boemia, come Ungheria? È semplice. Mentre in Occidente la riforma protestante si innesta su nazioni con una monarchia forte, una classe nobiliare che si indebolisce, contadini sempre più liberi, in Europa orientale avviene il contrario. In Polonia la riforma trova, come sappiamo, un sovrano debole, una potente aristocrazia terriera e contadini avviati verso la schiavitù. All'inizio del Cinquecento i rapporti tra papato e Polonia, che erano stati buoni nei secoli precedenti, erano andati peggiorando a causa dell'appoggio accordato dalla Chiesa ai cavalieri teutonici, nemici della Polonia, ma vi sono una serie di altre questioni. Vi era stata una lotta per le investiture conclusa con un accordo in base al quale il primate di Polonia, che è l'arcivescovo di Gniezno, qui vi ho scritto come al solito le parole polacche o le parole difficili, ecco, l'arcivescovo Gniezno è il primate di Polonia. Allora, il primate di Polonia, in base a questo accordo, l'arcivescovo di Gniezno viene nominato dal Papa, mentre i vescovi e i priori delle abbazie sono nominati dal re. Gli ecclesiastici polacchi hanno appoggiato fino alla fine il conciliarismo, ve lo ricordate, la dottrina della superiorità del concilio sul Papa, restando fedeli al concilio di Basilea. Quindi molti ecclesiastici in Polonia in fondo si erano abituati a criticare la Chiesa romana. Inoltre i polacchi erano stati quasi gli unici a difendere Jan Hus a Costanza, al concilio di Costanza. Il riformismo ecclesiastico inoltre era molto diffuso all'interno dell'Università di Cracovia, la quale finirà per accogliere favorevolmente le idee erasmiane. In Polonia l'alto clero era tutto formato da nobili, a volte corrotti e privi di fede. I preti delle parrocchie erano spesso ignoranti, poveri, disprezzati. Per di più vi era un'invadenza giuridica da parte della Chiesa cattolica. A partire dal 1406 la Chiesa polacca aveva strappato allo Stato i processi sui delitti del clero e contro il clero, ma anche, attenzione, le cause riguardanti matrimoni, doti, testamenti, eresie e persino contratti, quando questi ultimi erano confermati da giuramenti. Quindi tutta una serie di cause, di fattispecie giuridiche che sarebbero dovute appartenere allo Stato. Questi privilegi dei tribunali ecclesiastici erano sentiti dall'aristocrazia come una lesione della propria indipendenza e della propria libertà di azione e della propria libertà di pensiero. Inoltre bisogna ricordare che, come già sappiamo, all'interno della Lituania-Polonia vi erano già altri culti, non erano tutti cattolici. Non solo c'erano gli armeni e gli ebrei, ma anche moltissimi, come sappiamo, moltissimi cristiani ortodossi di rito slavo dei territori rus all'interno della Galizia polacca, attualmente facente parte dell'Ucraina, ma anche all'interno dei molti territori delle attuali Ucraina e Bielorussia inglobati nella Lituania. Essi seguivano i vescovi ortodossi della Galizia oppure il metropolita di Kiev. A Lviv, Leopoli, in Galizia, vi era un arcivescovo cattolico, ma i cattolici erano una minoranza.
Bisogna ricordare che anche la diffusione dell'umanesimo rappresenta un fattore favorevole a certe istanze della riforma protestante. Gli umanisti, anche quelli stranieri, per esempio l'italiano Buonaccorsi, sono ben accolti presso l'Università di Cracovia e la corte di Sigismondo I. Tendenze umanistiche erano presenti presso importanti ecclesiastici, per esempio Grzegorz di Sanok, che era l'arcivescovo di Leopoli, e anche presso grandi nobili come Jan Ostroruk. Come abbiamo già visto in una precedente video lezione, persino la regina Bonasforza, la moglie del sovrano Sigismondo I, favoriva l'umanesimo. Il suo cappellano, infatti, l'italiano Francesco Lismanini, il predicatore apprezzato da Bonasforza, questo Lismanini animava un circolo umanistico di eruditi che si riunivano a casa di Jan Czeczewski, frequentato tra gli altri da Jakub Łukański, futuro vescovo di Gniezno. Molti nobili tedeschi e molti mercanti tedeschi residenti in Polonia mandavano i figli a studiare nelle università tedesche e italiane. Quando le idee luterane arrivano in Polonia, in realtà all'inizio non vengono accolte integralmente. Accade che numerosi ecclesiastici di ogni condizione accadde che invocassero una riforma erasmiana della Chiesa, senza cioè desiderare uno scisma, riformare la Chiesa ma senza aderire propriamente al luteranesimo, pur cominciando ad usare la lingua volgare, a semplificare il culto, a criticare la venerazione dei santi e altre forme di devozione, comprendete, quindi accogliendo alcune istanze del protestantesimo. Tuttavia molti di questi ecclesiastici non intendevano abbandonare la Chiesa cattolica. Non è una sorpresa, ovviamente, che il luteranesimo si diffonda in particolare nei territori tedeschi posseduti dalla Polonia. Come già sappiamo da una precedente video lezione, con il trattato di Torun la Prussia occidentale era passata dai cavalieri teutonici al regno di Polonia, ma le sue città come Danzica, Torun o Elbig, che in tedesco si dice Elblag, in polacco Elbig, ovviamente erano rimaste tedesche. Non è che siccome la Prussia occidentale è stata incamerata dalla Polonia diventano tutti polacchi, no? Ovviamente vengono inglobati dalla Polonia, ma sono quasi tutti tedeschi lì, quindi si tratta, queste città che ho nominato, si tratta di città tedesche a tutti gli effetti, e lì ovviamente molti ecclesiastici abbracciano la riforma. I principali predicatori luterani a Danzica erano tre frati: Jakub Knad, che era un domenicano, Alexander Sveniken, francescano, e Matthias Winewald, che invece era un carmelitano. Quindi tre predicatori, tre riformatori che appartenevano a tre ordini religiosi diversi. Inizialmente la riforma si diffonde senza opposizione, ma nel 1523 il vescovo della città di cui stiamo parlando, Danzica, il vescovo si chiama Maciej Jawiński, le pronunce di queste parole non sono facili. Maciej Jawiński, il vescovo di Danzica, fa arrestare un predicatore luterano che però a causa delle proteste viene rilasciato. Alla fine del 1524 i luterani scatenano la violenza a Danzica, distruggendo molte chiese, distruggendo molti monasteri. Il consiglio cittadino dei nobili arresta i capi della protesta. Il conflitto religioso si accompagna alla sovversione sociale. Artigiani e salariati si scagliano contro il governo patrizio di mercanti e finanzieri. I rivoltosi chiedono l'abolizione delle tasse. Il 22 gennaio 1525 gli insorti costringono l'assemblea
ad approvare alcune riforme ecclesiastiche, ma siccome esse poi non vengono realmente applicate, questi sciolgono il consiglio, i rivoltosi, e ne creano uno nuovo che impone la riforma luterana, la impone con la forza. Vengono aboliti i riti cattolici, incamerate le proprietà ecclesiastiche, soppressi quasi tutti i monasteri, affidate le chiese a parroci protestanti. Abbiamo già parlato, sia pure più sinteticamente, di questa rivolta di Danzica durante la videolezione dedicata a Sigismondo I, il quale Sigismondo I, re di Polonia, decise di intervenire militarmente, anche per timore di una secessione di Danzica e della Prussia occidentale dalla Polonia. Quindi nel 1526 l'esercito del re entra a Danzica e reprime la rivolta. Il consiglio rivoluzionario viene abolito e viene restaurata la vecchia gerarchia ecclesiastica. Un tribunale speciale infligge pene molto dure agli eretici e pochi mesi dopo Sigismondo fa approvare la pena di morte per il reato di apostasia. Fino al 1526 la diffusione della riforma in Polonia era stata limitata e aveva toccato, come abbiamo visto, per di più le comunità di lingua tedesca. Però invece dopo il 1526 invece la riforma si diffonde anche al di fuori delle comunità tedesche e si diffonde a passi rapidi. Il motivo risiede anche in un ben preciso avvenimento politico. Abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato in una precedente lezione, che l'ordine teutonico in declino aveva ceduto a Casimiro IV di Polonia la Prussia occidentale, anche detta Prussia reale, nel 1466. L'ultimo maestro dell'ordine, Alberto di Hohenzollern, nel 1525 si converte al luteranesimo, abbandonando il suo stato ecclesiastico e sposandosi per poter lasciare in eredità la Prussia orientale che lui possedeva, la Prussia orientale oppure Prussia ducale. Alberto di Hohenzollern, di cui abbiamo parlato anche in precedenza. Quindi Alberto di Hohenzollern lascia lo stato monacale, diventa un principe laico, secolarizza la Prussia orientale, si sposa. Sempre nel 1525 Alberto giura fedeltà a Sigismondo I e la Prussia orientale viene confermata ducato vassallo della Polonia. Sono cose che abbiamo già visto, ma che è opportuno ripetere qui. Alberto ovviamente impone il luteranesimo come religione di Stato in Prussia orientale. Lui aveva avuto anche dei contatti diretti con Martin Lutero. In questo modo Alberto di Hohenzollern può favorire la diffusione del protestantesimo in Polonia e infatti appoggerà gli interessi protestanti all'interno del Senato polacco, di cui era diventato membro, offrirà asilo ai profughi luterani polacchi e permetterà agli stampatori di Königsberg, che era la sua capitale, Königsberg, la capitale della Prussia orientale, permetterà agli stampatori di Königsberg di stampare opere protestanti sia in tedesco sia in polacco. Bisogna ricordare che i polacchi della Masovia erano anch'essi suoi sudditi e molti di loro passano al luteranesimo perché hanno un principe luterano, quale Alberto di Hohenzollern. Tra le altre cose viene pubblicata nel 1530 una tradizione polacca del piccolo catechismo di Lutero. Nel 1544, molto importante, viene creata l'Università Protestante di Königsberg, capitale della Prussia orientale. Nella Prussia reale, invece, cioè ricordate la Prussia occidentale, nonostante la repressione di Danzica del 1526 di cui abbiamo parlato, la riforma luterana si diffonde nelle città tedesche come Elbing, Torun, Braunschweig, ecco città che abbiamo citato prima, nella stessa Danzica che è la città più importante, la capitale della Prussia occidentale. Il luteranesimo inizia a penetrare anche nella Polonia vera e propria, ad iniziare dalla città di Poznań.
Alberto di Hohenzollern protegge i predicatori luterani. Quando due di loro, Andrei Samuel e Jan Secluzian, vengono messi sotto processo nel 1542, Alberto li accoglie a Königsberg, dove Secluzian può pubblicare la sua Confessione polacco-luterana e la traduzione polacca dei Vangeli. La Grande Polonia sente l'influsso luterano anche per via della vicinanza con il Brandeburgo e alcuni grandi feudatari iniziano a proteggere predicatori protestanti, ma ben presto le nuove dottrine si diffondono anche nella piccola Polonia e in Lituania. A Cracovia, nella piccola Polonia, già nel 1528, nobili e borghesi seguivano e approvavano i sermoni di Jakub di Isa, un altro predicatore, Jakub di Isa. Sigismondo I vuole restare unito alla Chiesa cattolica, alla Chiesa di Roma, tuttavia rifiuta di reprimere duramente i protestanti, giacché ritiene che essi abbiano ragione nel criticare su molti punti la Chiesa cattolica. Inoltre il sovrano non è insensibile all'influenza di Bona Sforza, sua seconda moglie, che era diventata ella stessa protestante, strettamente legata al predicatore Francesco Lismanini, che abbiamo citato prima. Sigismondo emana una serie di editti antiluterani. Nel 1523 fa approvare la pena di morte sul rogo per l'importazione di opere eretiche. Nel 1534 richiama in patria tutti i polacchi che frequentavano università protestanti all'estero. Tuttavia è importante notare che questi editti non vengono realmente rispettati, sicché si crea una tolleranza di fatto. Peraltro, persino all'interno delle gerarchie ecclesiastiche vi è simpatia per il luteranesimo, come nel caso dell'arcivescovo di Kamenec, Leonard Słęczewski, oppure come nel caso del vescovo di Kujawia, Jan Drochojowski. Il sinodo di Piotrków, l'ho scritto qua, questo sinodo che si tiene nella città di Piotrków decreta 2 misure repressive contro gli eretici nel 1542, ma in realtà dopo la repressione di Danzica del 1526 i tribunali ecclesiastici non autorizzano altri roghi, tranne uno. Fino alla morte di Sigismondo I nel 1548 il luteranesimo registra altri progressi in Polonia, ma in definitiva il suo successo è modesto. La maggior parte del popolo e la maggior parte della classe più potente del paese, ve la ricordate, la Szlachta, la piccola nobiltà, rimane cattolica. Ben maggiore attrazione era destinata ad ottenere la versione calvinista del protestantesimo. Le dottrine di Calvino non hanno molto successo in Boemia, dove ci sono già gli Ussiti, ma in Polonia e in Ungheria sì. In Polonia c'è una nobiltà grande e piccola che non sopporta le ricchezze e i privilegi giuridici del clero cattolico, ma che aveva diffidato del luteranesimo per la sua origine tedesca e per il suo servilismo nei confronti del sovrano. Il calvinismo invece è radicale, è repubblicano, rifiuta ogni suprema autorità, tanto religiosa quanto politica. Inoltre, la sua organizzazione presbiteriana, affidata ad anziani laici, con i pastori eletti dai fedeli, replicava in campo religioso quanto la piccola nobiltà stava cercando di ottenere in campo politico. Moltissimi esponenti della piccola nobiltà polacca, la Szlachta, si convertono spontaneamente al calvinismo. Alla base del calvinismo polacco ci sono 3 personaggi importanti. Il primo è Mikołaj Radziwiłł il Nero, che era un principe ricchissimo che passò al calvinismo e aiutò moltissimo la causa perché aveva molte proprietà, molti domini e moltissimo personale che lavorava per lui. Jan Laski è forse il personaggio più significativo della riforma calvinista polacca. Jan Laski era un nobile che inizialmente era stato luterano e come tale si era recato nella Prussia ducale per organizzarvi
una chiesa protestante. Poi andò anche in Inghilterra negli ultimi anni di regno di Edoardo VI, dove organizzò una comunità di protestanti stranieri. Successivamente emigrò in Danimarca e in Germania, dove i suoi dubbi sul luteranesimo aumentarono. Un incontro con Calvino a Francoforte fu decisivo per la sua conversione alla religione di quest'ultimo. Tornato in Polonia nel 1557, organizzò la chiesa locale calvinista. Il terzo pioniere del calvinismo polacco è Felix Krzyżak, detto Kruciger. Kruciger era il suo soprannome. Inizialmente questo Krzyżak era il sovrintendente delle chiese luterane della piccola Polonia, ma nel 1557 la chiesa protestante della piccola Polonia in realtà era già diventata calvinista, con il presbiterio controllato dalla Szlachta. Il calvinismo diviene ben presto la religione dominante della piccola Polonia e anche della Lituania. Invece nella grande Polonia e in Prussia il luteranesimo manterrà la supremazia, ma vi sarà anche una notevole diffusione della setta ussita dei fratelli boemi, di cui abbiamo parlato nelle lezioni riguardanti l'Ungheria, ma di cui parleremo ancora nelle prossime video lezioni di questo ciclo polacco. Il successo del calvinismo in Polonia fu rapido, travolgente, inarrestabile. Una vicenda di straordinaria importanza fu l'arrivo in Polonia della setta antitrinitaria dei Sociniani. I Sociniani erano antitrinitari, non credevano nella Trinità. Questa setta si diffuse anche in Transilvania, dopo che questi eretici, che erano per la maggior parte italiani, erano fuggiti appunto dall'Italia ed erano stati perseguitati da Calvino a Ginevra. I Sociniani erano radicali a tal punto da non credere né alla Trinità né alla redenzione. I loro capi erano Giovanni Valentino Gentile, li ho scritti qua, tutti i nomi italiani, Lelio Socini e suo nipote Fausto, Francesco Stancaro, Giovanni Paolo Alciati, Bernardino Ochino e Giorgio Biandrata. Il movimento sociniano in Polonia si diffonde a partire dalla nomina di Francesco Stancaro alla cattedra di ebraico dell'Università di Cracovia nel 1549. Ben presto tutti gli altri personaggi che vi ho nominato si trasferirono più o meno definitivamente in Polonia. Nel 1562 Stancaro pubblica il De Trinitate et Mediatore nostro Gesù Cristo. Poco dopo Ochino pubblica i Dialogi Triginta e Gentile pubblica gli Antidota. Le idee di questi antitrinitari non sono accettabili da parte dei calvinisti moderati, sicché nel 1562 i sociniani si staccano dalla comunità calvinista e formano la loro Ecclesia Minor. Vi aderiscono numerosi polacchi. È molto significativo che spesso si tratta di persone umili, povere, preti di provenienza sociale modesta, tessitori, filatori, artigiani. I più significativi tra loro si chiamano Piotr di Gonions, ve li ho scritti qua, oppure Pauli, oppure Valente Kraviev, oppure Marcin Cekovic. Ai sociniani si avvicinano non tanto i rappresentanti della Szlachta, la piccola nobiltà, quanto quelli degli artigiani e dei bottegai, che nelle idee radicali dei sociniani vedevano una speranza di riscatto sociale che non trovavano più in luterani e calvinisti. Infatti i sociniani, nei loro sinodi, a partire da quello del 1562, rifiutarono la legittimità della guerra, della violenza e dei processi giudiziari. Inoltre molti antitrinitari, non tutti, condannavano le ineguaglianze sociali, la successione ereditaria e il fatto che i preti e i nobili non dovessero lavorare per vivere. Ecco spiegata la simpatia nei loro confronti da parte delle classi popolari.
Le idee sociali e la provenienza sociale dei loro seguaci avvicinavano i sociniani agli anabattisti e infatti i sociniani polacchi presero contatto con gli anabattisti di Moravia. Il nuovo re polacco Sigismondo II Augusto, in accordo con il Parlamento a maggioranza calvinista, ecco la Chiesa cattolica inizia a perseguitare i sociniani, sicché molti di loro si spostano in Transilvania, dove l'autorità dello Stato è molto debole e lascia loro campo libero. In Transilvania i sociniani ebbero uno straordinario successo, riuscendo a convertire alle proprie idee principi e vescovi importantissimi. Tuttavia la storia della Transilvania esula dal nostro argomento perché noi l'abbiamo trattata all'interno della storia dell'Ungheria, quindi vi rimando alla playlist Storia dell'Ungheria per i particolari sui sociniani e in Transilvania. Per mezzo secolo dopo la riforma in Germania, nei paesi dell'Europa centro-orientale, come Boemia, Ungheria e Polonia, la riforma registra un'espansione continua. Poi però la tendenza comincia a rovesciarsi. I sovrani tolleranti vengono sostituiti dai sostenitori di una controriforma rigida, come Stefano Batory, eletto re di Polonia nel 1575. Stefano Batory. Parleremo in una prossima video lezione nel dettaglio del regno di Stefano Batory. In quel momento in Polonia la maggior parte della popolazione era ancora cattolica, ma esistevano ben 4 chiese dissidenti di cui abbiamo parlato: quella luterana, quella calvinista, la setta ussita dei fratelli boemi e gli antitrinitari sociniani. Arcivescovi come Uchański e soprattutto cardinali come Osius, che era vescovo di Warmia che in tedesco si dice Ermeland. Questi personaggi iniziano a perseguitare i protestanti, vengono aperte missioni, seminari e collegi dei gesuiti. I gesuiti in Polonia ottengono successo più che negli altri paesi dell'Europa orientale. Per difendersi, le differenti comunità protestanti cercano di coordinarsi tra loro. Già a Koźminek, nella città di Koźminek nel 1555, calvinisti e fratelli boemi si erano riconosciuti, ma solo nel 1570 a Sandomierz fratelli boemi, luterani e calvinisti firmano un consensus mutuus. Questo accordo prevede la convocazione di sinodi comuni delle 3 sette, ma non costituisce un'unione organica. I protestanti avevano paura che dopo Sigismondo II Augusto, ormai morente, salisse al trono un sovrano meno tollerante. Quando nel 1573 appare sicura l'elezione a re di Polonia del francese Enrico d'Anjou, i protestanti polacchi scrivono a Varsavia una confederazione, cioè uno statuto che garantiva la libertà religiosa, e un loro rappresentante andò persino a Parigi per farlo leggere a Enrico, pronunciando le parole "Si non iurabis non regnabit", se non giurerai non regnerai. Ma nessuna di queste iniziative riuscirà a salvare il protestantesimo polacco, che non aveva mai messo salde radici popolari come era successo in Boemia, e che quindi, a differenza che in Boemia, verrà distrutto senza bisogno di una repressione militare. Ma questa video lezione sulla Polonia è dedicata alla riforma, non alla controriforma. Continueremo comunque a parlare della riforma in Polonia nelle prossime video lezioni e parleremo del successo della controriforma in Polonia e dei sovrani che lo favorirono nelle prossime puntate. Vi ringrazio di avermi seguito anche questa volta, ci vediamo presto.